soprattutto la domanda è: dov'è il bianconiglio? Buongiorno ragazzi, finalmente sole, finalmente diavolo, noi. Ci siamo appena svegliati, si vede, probabilmente abbiamo controllato se la Gina c'è e c'è e adesso Caffettino! prima di iniziarvi a far vedere una nuova fantasticherrima avventura. Ovviamente io sono al sole come una piccola lucertola, ne ho bisogno. Adesso mi avvento sul mio piccolo Mica dolce tanto salato. No, perché non avevo fame, allora gli ho detto una sola. La parte della cialda, della sfoglia, la parte della sfoglia del cornetto si sfoglia. Qua abbiamo tutta la sua crema. Guarda che bello che l'ha fatto con la crema pasticcera. Vorrei quasi toccarla così. È proprio la crema pasticcera, però è molto croccante la parte della brioche. Non vi farò dei grandi primi piani perché sto registrando con l'Ace Pro e non è fenomenale con gli avvicinamenti, come potete vedere d'altro canto. Questa pasticceria ce l'ha consigliata Serena, che salutiamo, la proprietaria del bed and breakfast dove ci siamo appoggiati in questa notte qui a Civita, e questi li dovete chiedere perché è una loro produzione, ma ce li hanno di là in laboratorio, quindi anche se non li vedete a banco li chiedete, ve li farciscono con quello che volete. Sarà croccante, friabile, buono, buono. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna È bellissimo! wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. And Ciofferò, ciaffettò. we're gonna be. Ci farei notare come agguanta le tazzine il Monster. Io ho detto che sono una scimmia, un primate mai evoluto. Caffettino delle 10:30 e poi Monster andiamo a fare un giro. Sono sempre tutti dei lilli i caffè, non so per quale motivo. Non so cosa dirvi, andiamo a vedere il borgo a sto Ma hai punto. detto tutto in salita. Sempre, come la vita. Questa veniva già dall'Austria di cosa. Oi oi. Qui ragazzi siamo a Celleno, chiamato anche il Borgo Fantasma. È oggi la fotografia di quello che sarebbe potuto succedere a Civita di Bagnoregio, che vi abbiamo fatto vedere nello scorso video, o di quello che potrebbe succedere a Civita in un domani forse non troppo così lontano. Questo borgo aveva già dei forti problemi di stabilità perché anche questo si erge sul tufo e quindi si stava sgretolando. Poi dagli anni 30 è iniziata una potente spopolazione a causa sempre di terremoti e frane. Nel 1951 con un decreto del Presidente della Repubblica è stato dichiarato ufficialmente borgo spopolato.
che sto cercando il mostrino che ha fatto le riprese che avete appena visto, ma non so dove è andato a finire in realtà. Tolgo anche gli occhiali da sole che ormai non ce n'è più. Quello che vedete alle mie spalle, che vi faccio vedere adesso in sovraimpressione, è un castello in parte ancora eretto ed era un'antica dimora degli Orsini. Erano una potentissima famiglia nobiliare romana. Questo era un piccolo borgo, poi non tanto piccolo, era anche importante perché stava sulla via di comunicazione tra Perento e Orvieto. Su quel fronte là sono tutte tombe a fossa, non a camera. I contadini, lavorando il terreno, hanno macinato questi oggetti, sono usciti fuori questi pezzi, li hanno conservati, l'amministrazione l'ha recuperati, ha recuperato 160 pezzi, sia etruschi che romani, e sono esposti qua. Vitorchiano, il borgo sospeso e uno dei borghi più belli d'Italia. Questa è la via principale del paesino che porterà, suppongo io, alla piazza. Tutta frutta fresca del contadino questa, se avresti posto in moto. Meno male che non ce l'ho. Io vi dovevo anche raccontare delle cose di Vitorchiano, ma non mi ricordo più niente. Da qua, raga, si capisce perché lo chiamano il ponte sospeso, il borgo sospeso, guardate di là. Siamo nel cuore della Tuscia. Vitorchiano è stata eretta su pietre di peperino, non di tufo, infatti è ancora in piedi, e siamo ai piedi appunto dei Monti Cimini. Qui sono stati ritrovati addirittura dei resti dell'età del bronzo. Pare che il nome risalga da un nome dato dagli Etruschi, Vicus Orclanus, scusate ma l'ho letto perché non me lo ricordo, e sembra fosse questo nome correlato alla dea Norzia, che era appunto una delle dee etrusche venerate all'epoca. Una curiosità simpatica che questa scena del sentiero è stata usata nel 1966 per alcune scene del film L'Armata Brancaleone di Mario Monicelli. Cos'è che devo dire? Devo dire che ci sono tutti degli itinerari cineturistici, se vi interessano questo genere di cose, a seconda delle zone. E comunque adesso, dopo questa scioglievolezza del Monster nel raccontarvi questo episodio singolare, noi abbiamo fame. Sempre fame. Sempre fame. Sono chiamato anche il vampiro del ragù. Quindi adesso andiamo a cercare qualcosina di buono per mezzogiorno, per pranzo. Qui proprio si respira il borgo medievale. Anche se mi dà l'impressione che su di qua non ci sia nulla a cui mangiare. Io cercavo uno scorcio fantastico con una panoramica meravigliosa. Sembra di stare tipo, sai, in quelle costruzioni di Gardaland dove fanno tutte le ricostruzioni dei pirati. Guarda, c'è una vista spettacolare. Vedi che il fatto che ogni intersezione è un piccolo regalo. E qui si percepisce il fatto che sia tutto sospeso, sia un borgo sospeso.
Ho scovato questo ristorante e vediamo di che pasta è fatto. Mactra. Ah, il Monster volevate che non vi beccasse là. Terrazzino. Ovviamente. La birra così nel suo calicione medievale è un ritrovamento dell'estate. Io sento profumo di parmigiano, di grana e di qualunque altra Che cosa. cosa dovrebbe essere questo qui? Queste qui sono crocchette di trippa. Loro poi sono stati gentilissimi, ce ne hanno messo anche un bocconcino in più. No, croccanti sono croccanti, scivolano sul loro olio come se fossero i pezzi di trippa. Poi io le frattaglie, ragazzi, Non sei un amante. no, però c'è da dire che fritto è buono tutto, perché non provare? Quali sono? Germogli di bietola. La parte esterna è stracroccanterrima. La trippa non è gommosa. E ripeto, a me le frattaglie non piacciono, quindi se vi dico che questa è buona, è buona. Io ho preso un pollo a bouillone, che è una preparazione tipica di questi posti, a parte che loro sono fissati tutti con finocchietto selvatico, che invece a me personalmente non mi appassiona nella vita, ma lo mettiamo lì in parte, ed è un pollo con l'aglio, il pomodoro e poi non lo so, adesso ve lo so dire. Questo che cos'è? È pelle del È pollo. la pelle del pollo. Ha un profumo pazzesco, ma io sono senza pane perché il cameriere si sta dimenticando di portarmelo. Questa deve essere un pollo che ha vissuto libero e felice, perché la pelle è particolarmente ancorata a tutte le sue cose, e quando è così generalmente è perché è un pollo ruspante. La carne è saporita di suo, non è il pollo del supermercato, non so come dire, cioè si sente che chi lo produce fa un lavoro dietro di allevamento particolare. C'è anche del rosmarino qua dentro, mi piace un sacco. Secondo me il pollo del boss ha le scarpe da tennis. Guardalo, tutto il suo pecorino, guardalo. Questi qui sono i gnocchetti della casa con il ragù. L'impasto della patata è veramente tenero, si scioglie completamente. Il ragù è veramente condito con amore. C'è il rosmarino, proprio mi ricorda anche la carnazza, la brace. E ciao ragazzi. Il pane è quella cosa strategica con la quale potete fare piramidi di cose buone. Da Mactra la spesa è stata di 57 e al prossimo. Il mostrino è sempre molto loquace. Il posto, ragazzi, è molto grazioso con la terrazzina. Anche qui non è la trattoria alla quale vi abbiamo abituati, però ci sta, si mangia molto bene, la roba di qualità. Adesso vi portiamo nell'ultimo dei borghi di oggi. Stiamo per andare al Borgo delle Fiabe.
completamente di opere murali di artisti che hanno disegnato ovunque, poi con delle dimensioni neanche facili da raggiungere. Guarda anche solo quella, Il gatto con gli ma stivali. guarda, sì, c'è di tutto, c'è. In tutto il borgo ci sono oltre 50 murales. Il master che comincia a essere frusto. Penso che ho finito l'epoca delle fiabe io. Io ragazzi mi sto divertendo come una matta in questo borghetto, è fantastico. Ci sono tutte le fiabe della nostra infanzia, è meraviglioso. Ma soprattutto la domanda è: dov'è il bianconiglio? Master, dov'è il bianconiglio? Ma soprattutto vi chiederete perché sto cercando il bianconiglio, e adesso ve lo spiego. Questa, amore, è la favola dello sbriciolone. Questa non è una favola, è una storia, uno storiaccio. Saremmo al 27/11/2017 ed è la data riportata dall'orologio del bianconiglio, perché questo è stato il primo murales che ha dato via a questo progetto per far diventare questo borgo che si stava spopolando un posto invece turistico. Ragazzi, abbiamo finito il giro anche del borgo delle fiabe. Oh, finalmente andiamo verso casa. Adesso ci aspettano 3 ore e mezzo. Vediamo quanta acqua possiamo prendere, ma questo non lo saprete. Dalla Gina, dal pilota e dal copilota, noi ci vediamo la prossima settimana con altri 2 contenuti. Se poi vi scappa che vi piacciono i nostri video, vi volete iscrivere e condividerli, noi non ce la prenderemo. No, assolutamente. Poi inquadra la gomma anteriore e la gomma posteriore, che gli fai vedere ai ragazzi la nostra fortuna. Datemi 2 numeri. È capitato che, vabbè, a presto su Viaggiando in Cucina. Chi è che fa lo schiochettino? Io.